Oggi siamo a Pozzoveggiani, a pochi chilometri dal centro di Padova, leggermente discostata dalla strada Perbovolenta, che mantiene lo stesso tracciato della via Annia. Si trova l'antica chiesa di San Michele Arcangelo di Pozzoveggiani. Durante l'impero romano la località, oggi identificata in Pozzoveggiani, era un centro abitato. Lo testimoniano numerosi reperti che si trovano in loco: tegole, mattoni, marmi, decorazioni, molti dei quali sono stati riciclati per la costruzione della chiesa. Forse il nome del luogo era Publicianum. In un documento del 1123 Papa Callisto II chiama Publicianum con il nome di Puteos Vitaliani, presumibilmente in riferimento alla proprietà del pozzo presente davanti alla chiesa. Dal toponimo Puteos Vitaliani, attraverso i secoli, la denominazione sarebbe poi diventata Pozzoveggiani. La chiesa di San Michele è posizionata su una piccola altura a ridosso di un corso d'acqua che qualcuno identifica con un antico ramo del Bacchiglione. Sul lato ovest di entrata si individua un ambiente quadrato delle misure di 1,65 m x 1,65 m, che corrisponde alla parte più antica dell'edificio, riconducibile a una cella del primo periodo cristiano o anche a un precedente tempietto pagano della dea Fortuna, secondo Viljanovic. Successivamente, nel IX-X secolo, ormai in epoca carolingia, ci fu un ampliamento del luogo di culto a cui corrispose un primo ciclo di affreschi visibile nella parte inferiore dell'abside, quello dei cavalieri in combattimento. Nel XII secolo la chiesa divenne a tre navate e triabsidata. Allo stesso periodo risalgono gli affreschi di impronta bizantina sulle pareti laterali. Quelli della parte superiore dell'abside sono invece ascrivibili al XIII secolo, in alto. In alto si nota un Cristo Pantocrator tra gli evangelisti Marco e Luca, e più sotto, ai lati della monofora centrale, sono raffigurati evangelisti e santi, tra cui si individua un San Prosdocimo. L'altare è del XVIII secolo ed incorpora quello più antico del XIII secolo. Nel XVII secolo la chiesa fu privata delle navate laterali. Quella di sinistra venne occupata da una piccola sacrestia. Quella di destra fu demolita completamente, lasciando visibili sul muro a mezzogiorno colonne e archi. Sempre sulla parete sud si notano due finestrelle a strombo e 11 formelli in cotto raffiguranti colombe e croci. All'angolo sud-ovest svetta il campanile romanico del XII-XIII secolo.